Lukaku Inter quando arriva Paulo Dybala, la giornata di Aslani e il punto sugli esterni che nelle ultime settimane, negli ultimi giorni nello specifico, sono stati accostati all'Inter, ma non solo, anche il mercato dei difensori. In questo nuovo video andiamo a vedere le notizie più importanti delle ultime ore di casa Inter, come sempre sul mercato, quelle più accese in questo momento e senza dubbio il nome di Lukaku è quello che sta facendo più discutere, perché da un'operazione quasi impossibile si sta passando ad un'operazione che in realtà è fattibile. Per il club nerazzurro la stessa società lo ha intuito nelle ultime ore, per questo motivo andrà a trattare finalmente direttamente con il Chelsea dopo la grande mediazione di Romelu Lukaku. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo contenuto su Passione Inter. Tanto mercato ovviamente, non potrebbe essere altrimenti in queste giornate, anche perché Marotta appena pochi giorni fa ha annunciato che la rosa dell'Inter dovrà essere completa, o comunque quello è l'obiettivo, entro il 30 giugno, per cui noi ci fidiamo di Beppe Marotta e gli incontri presso la sede del club nerazzurro degli ultimi giorni con tanti agenti che stanno incontrando la società effettivamente giustificano le parole dell'amministratore delegato dell'Inter. Iniziamo con Romelu Lukaku per fare un resoconto di quanto accaduto nella giornata di ieri, soprattutto di cosa ci aspettiamo poi nei prossimi giorni. Prima di iniziare a parlare di Lukaku vi ricordo che parleremo tanto di mercato anche nella consueta live di questo pomeriggio dalle 19:30. Per commentare alla nostra diretta dovete essere iscritti, per cui iscrivetevi al canale e lasciate un bel like anche a questo nostro contenuto. Su Romelu Lukaku, giornata di ieri molto importante perché il giocatore aveva già lasciato il ritiro della nazionale belga in seguito ad un infortunio alla caviglia, per cui non ha preso parte all'ultimo impegno ufficiale del Belgio e ha avuto l'opportunità, ecco, di dedicarsi soprattutto al suo futuro. Fino a questo momento, fino a ieri, difatti, ci aveva pensato il suo avvocato, Lediur, che aveva trattato prima con l'Inter, trovando un accordo sull'ingaggio dimezzato di Romelu Lukaku, successivamente andando a trattare con il Chelsea. Adesso Romelu Lukaku stesso entra in gioco a trattare con la nuova proprietà. Segnali positivi, perché inizialmente il Chelsea, è vero, aveva già aperto ad un prestito del giocatore all'Inter, adesso però il Chelsea ha dato l'impressione di potersi muovere anche dalla richiesta iniziale di un prestito oneroso da 25 milioni di euro. Ha dato l'impressione di potersi muovere soprattutto al ribasso. Non solo, ieri Sky Sport comunque ha filtrato un certo ottimismo per la prima volta da parte dell'Inter, quindi questa è già una prima buona notizia. L'Inter è fiduciosa e soprattutto l'Inter adesso è disposta anche ad andare incontro ad un prestito oneroso, non arrivare a quei 20-25 milioni che chiedeva il Chelsea. L'Inter vorrebbe spenderne circa la metà, quindi su 10 milioni, però l'Inter ha dato il primo segnale. L'Inter è disposta a spendere qualcosa anche solo per il prestito. Poi nell'obiettivo del club nerazzurro c'è quello di ottenere, strappare un prestito biennale o comunque un prestito annuale con la garanzia di poter rinnovarlo la prossima estate e poter arrivare ad un diritto poi di riscatto nell'estate 2024. Ecco, questa è più o meno l'idea base dell'Inter. Però c'è tanto ottimismo perché il Chelsea sembra essere più flessibile di quanto pensavamo. D'altra parte, ha aggiunto la Gazzetta dello Sport questa mattina, che il Chelsea rimane sempre fermo sul nome di Dumfries come contropartita. Su Dumfries c'è anche il Manchester United di Ten Hag, sia Manchester United che Chelsea stanno cercando un esterno a destra. Dumfries è un po' l'esterno rivelazione dell'ultima stagione, ha fatto anche molto bene negli ultimi impegni in Nations League con la sua Olanda, per cui è un po' l'esterno che va di moda anche in Inghilterra in questo momento. Lo cercano entrambi, il Chelsea vorrebbe inserirlo dentro l'operazione Lukaku. Anche qui c'è distanza perché il Chelsea valuta il calciatore sui 25 milioni di euro, l'Inter di Dumfries fa una valutazione leggermente più alta, vale a dire tra i 35 e i 40 milioni di euro, quindi c'è una distanza tra i 10 e 15. Ovviamente l'inserimento di Dumfries farebbe abbassare le pretese del Chelsea per Romelu Lukaku, o direttamente adesso per quanto riguarda il prestito oneroso o un domani per quanto riguarda invece la cifra da fissare per il diritto di riscatto. Comunque c'è ottimismo, un ottimismo che fino a ieri in realtà
non filtrava e quindi procede spedita la trattativa per Romelu Lukaku. Ancora bisogna comunque sottolineare che non è fatta, c'è tanto da lavorare e non è così semplice come si possa pensare, però il passo in avanti va registrato perché è stato fatto ed è importante. Chiaramente è un'operazione, per l'Inter che metterà tanta pressione all'Inter, perché dal punto di vista economico è un impegno non solo per quest'estate, ma per la prossima, per i prossimi 2, 3 anni per l'Inter, per cui, ovviamente è un bel "salto nel vuoto" tra virgolette, perché l'Inter sa di aggiudicarsi un giocatore molto importante che in Italia può fare la differenza e che probabilmente è stato quello che più di tutti gli altri ha fatto la differenza nello scudetto di Conte. Dal punto di vista economico, però, in un momento sempre delicato per l'Inter, perché l'Inter ha bisogno comunque di fare qualche cessione importante, non necessariamente legata a un top player, ma ha comunque necessità di dover incassare quei 50-60 milioni di euro dal prossimo mercato, per cui è comunque un bel rischio quello che assume l'Inter, fino ad un certo punto, perché sa di prendere un campione che già conosce e che sa quanto possa essere determinante nel campionato italiano, ma dal punto di vista economico è un'operazione quasi inaspettata per questa Inter. Andiamo avanti, però voltiamo pagina perché l'attacco, il nome di Paulo Dybala rimane comunque vivo nelle idee dell'Inter. Sono due trattative completamente separate, che non dipendono l'una dall'altra. Se l'Inter fa Dybala può fare allo stesso tempo Romelu Lukaku, e questa la grande novità degli ultimi giorni. Su Paulo Dybala c'è tantissimo ottimismo, molto più ottimismo su Dybala che su Lukaku. Ieri addirittura in Argentina avevano annunciato Paulo Dybala come nuovo calciatore dell'Inter. In realtà ancora ci sono gli ultimissimi dettagli da limare, ma l'impressione è che sì, Paulo Dybala diventerà presto un nuovo calciatore dell'Inter. Questa mattina la Gazzetta dello Sport scriveva addirittura che Dybala potrebbe essere presente alla data del raduno dell'Inter del prossimo ritiro, vale a dire il 6 luglio, tra gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi. Lui in questo momento è negli Stati Uniti, in vacanza. Una volta che avrà finito le sue vacanze, insomma, che rientrerà in Italia, prenderà una scelta definitiva, anche se ha già indirizzato quella che è la sua decisione per mezzo del suo agente Jorge Antun. Paulo Dybala vuole l'Inter e l'operazione si farà. Christian Aslani, come abbiamo anticipato, quella di oggi dovrebbe essere con molta probabilità, soprattutto la sua giornata. Zhang è rientrato a Milano, per cui anche lui ci sarà in questo summit, incontro di mercato tra i dirigenti dell'Inter e l'Empoli per chiudere definitivamente l'operazione Aslani. L'Empoli inizialmente chiedeva 15, l'Inter però ha la piena convinzione di poter chiudere a 12 milioni di euro con il prestito di Martin Satriano, secondo le ultime riportate dalla Gazzetta dello Sport. Non solo perché Satriano è un giocatore che ha il pieno gradimento dell'Empoli dopo i 6 mesi di ottimo livello disputati in Francia con la maglia del Brest, ma perché tra le due società c'è un rapporto tanto amichevole, soprattutto dopo la buonissima esperienza dell'ultima stagione di Andrea Pinamonti con 13 reti in maglia Empoli, sempre in prestito secco, per cui Satriano andrebbe a ripetere la stessa operazione, la stessa esperienza di Pinamonti, e l'Empoli ha piena fiducia nelle qualità dell'attaccante uruguaiano, classe 2001, per cui l'Inter punta a chiudere a 12 milioni più il prestito di Martin Satriano. Capitolo esterni, che è quello un po' più ingarbugliato in questo momento. Perché? Perché l'Inter ha lasciato partire Van Perisic e a sinistra, è vero, ha già un titolare, e che titolare Robin Gosens, manca adesso però un'alternativa. Inizialmente il nome più forte sembrava quello di Raul Bellanova, effettivamente è un nome che piace. Non c'è ancora accordo totale con il Cagliari, perché il Cagliari lo ha riscattato dal Bordeaux per 800.000 euro, all'Inter ne chiede 10, più il prestito di Casadei. L'Inter vorrebbe invece chiudere ad 8, non convince tantissimo Casadei, però potrebbe comunque lasciarlo in prestito. L'Inter però precisa, ecco, che vorrebbe chiudere ad 8 milioni di euro. Ancora non c'è l'accordo con il Cagliari, è però un nome che va sempre tenuto d'occhio perché anche lui parecchio vicino all'Inter. Non è detto che l'Inter lo prenda a tutti i costi. L'Inter vuole comunque in questo momento, per quanto riguarda gli esterni, li vuole sondare un po' tutti, ecco, vuole mettersi un po' al sicuro e capire su quale andare. Perché in realtà il primo vero obiettivo dell'Inter è Udogie. Ieri l'Inter ha incontrato il suo agente che all'uscita dalla sede ha detto è andata bene, è stato comunque un ottimo dialogo quello con l'Inter. Il problema di Udogie dal punto di vista tecnico non c'è, perché è un esterno mancino a sinistra, naturale per l'Inter, è quello che l'Inter sta cercando, il vice Gosens perfetto. Con Bellanova invece l'Inter dovrebbe dirottare Matteo Darmian a sinistra, un po' forzato, soprattutto perché Darmian a sinistra con Inzaghi ha giocato poco e quando ha giocato non ha convinto.
Qual è il problema di Udogie? Se dal punto di vista tecnico va più che bene, il costo del cartellino. L'Udinese chiede oltre 20 milioni di euro. L'Inter per Udogie non li vuole spendere, quei soldi lì si ragionerà chiaramente su contropartite o su formule fantasiose, diverse per riuscire ad aggirare l'ostacolo economico. Non è facile, l'incontro con la gente come ci aspettavamo è andato bene, il problema sarà quando l'Inter dovrà incontrare l'Udinese e cercare di trovare un accordo. Altro esterno che piace è Cambiaso, nei giorni scorsi l'Inter ha visto anche il suo agente, nello specifico la scorsa settimana. Lui sì che è un esterno sinistro, naturale, può giocare però anche a destra, può giocare bene a destra, quindi è il più duttile fra i tre, su questo non c'è dubbio. Anche Udogie può essere adattato a destra, non va sottovalutato questo, però fra i tre se dobbiamo trovare un giocatore universale, quello è Andrea Cambiaso. In ogni caso l'Inter li sta sondando tutti e tre, vuole quantomeno raggiungere un accordo di massima con i rispettivi agenti e poi decidere in base a quelle che saranno le disponibilità. L'Inter tiene in conto comunque anche la possibile partenza di Dumfries, a quel punto dovrebbe fare 2 esterni. Da qui, secondo me, il sondaggio di ieri con Udogie, perché se il Chelsea fa davvero sul serio per Dumfries, a quel punto Udogie più 1 tra Cambiaso e Bellanova dovrebbero arrivare. Sui centrali di difesa la situazione è sempre la stessa, vale a dire il Paris Saint-Germain la scorsa settimana con un vero e proprio blitz di mercato con Luis Campos, il nuovo direttore sportivo, è arrivato in Italia, ha presentato un'offerta all'Inter, una prima offerta per Milan Skriniar da 50 milioni di euro. L'Inter per Skriniar non è vero che ne chiede 100, ma neanche 50. L'Inter si accontenterebbe ecco di 80 milioni di euro. Chiaramente i tifosi già sui social hanno riversato il proprio malcontento perché Skriniar è quello che a tutti gli effetti è stato definito il capitan futuro dell'Inter alla stregua di Nicolo Barella. È un giocatore importante per leadership, per quanto è stato fondamentale anche nell'ultimo anno con Simone Inzaghi, dal secondo anno di Conte in poi è senz'altro in fase difensiva diventato il centrale più importante nella fase difensiva nerazzurra. Quindi è evidente che i tifosi non hanno gradito questo sondaggio e questa apertura anche iniziale da parte dell'Inter, però questa è la situazione. Dovesse partire lui, in pole ovviamente Bremer. Bisognerà capire quale sarà la valutazione definitiva del Torino. L'Inter ne vorrebbe spendere 30, il Torino ne chiede 50 in questo momento, più in Premier League in realtà, visto che c'è l'interessamento anche di altri grandi club. L'Inter rimane in vantaggio su Bremer, ha bisogno però prima di vendere. In questo caso sì, se l'Inter non vende non può prendere prima Bremer. Può anche vendere De Vrij, ma su De Vrij c'è una valutazione che viene fatta sui 15 milioni di euro. E qui attenzione anche in Inghilterra al Manchester United, sempre per il discorso Ten Hag che potrebbe preferire un giocatore affidabile, un connazionale come Stefan De Vrij. Anche Milenkovic, l'Inter ha visto la scorsa settimana il suo agente a Londra. Su Milenkovic viene favorito soprattutto dal discorso economico, perché la Fiorentina lo lascerà andare per 15 milioni di euro e c'è questa promessa che aveva già strappato il difensore serbo lo scorso anno al club viola, per cui noi ci fidiamo. Per 15 milioni di euro Milenkovic partirà. Su Bremer però, ripetiamo, dipende dalle uscite. Se non esce uno tra De Vrij e Skriniar, Bremer difficilmente potrà arrivare. Poi con il Torino si può avanzare anche un discorso di contropartite. In passato, ad esempio, si era parlato di Di Marco, l'Inter vorrebbe però ottenerlo. Più semplice, ad esempio, il nome di Pinamonti, sul quale però ci sono tanti club, quindi non sarà facile, soprattutto in Italia. Per chiudere, poi, ieri ha parlato anche Riso, l'agente di Sensi e Gagliardini, tra gli altri. Su Sensi ha detto: valuteremo in futuro, c'è tempo, non c'è fretta, quindi su Sensi ci aspettiamo ancora tempistiche lunghe. C'è sempre il Monza, quindi attenzione soprattutto alla coppia Galliani-Berlusconi. Su Gagliardini ha un po' sorpreso, perché ha detto non c'è nulla, non si muove, non trattiamo la sua uscita, quindi Gagliardini vuole rimanere all'Inter, evidentemente non è disposto ad ascoltare offerte e il nome di Gagliardini chi esclude? Quella suggestione di un paio di settimane fa, Loftus-Cheek. Se rimane Gagliardini ovviamente Loftus-Cheek. L'Inter non può farlo. Per cui chiudiamo con questo nuovo contenuto. Io voglio sapere cosa ne pensate, perché quotidianamente noi ci confrontiamo con i nostri abbonati nel club di Passione Inter e quindi sappiamo l'umore che è molto simile anche al nostro da parte dei nostri abbonati sulla nostra chat Discord. Io vi ricordo che per abbonarvi, quindi per poter parlare, interagire con noi tutti i giorni, entrare a far parte del nostro club ed entrare in diretta con noi nella live delle 19:30, dovete andare sul sito che trovate qui in basso www.passioneinter.club, altrimenti se volete abbonarvi solo su YouTube qui in basso il tastino
Abbonati. Chiudiamo con questo nuovo contenuto. Prima di staccare, mi raccomando, commentate, fateci sapere un po' cosa pensate, come vedete questo mercato interista fino a questo momento, e vi lascio, per chi ci sta ascoltando in podcast, ve lo lascio qui in descrizione, per cui vi lascio il link, cliccate, lo trovate. Per chi invece ci sta guardando in video su YouTube, vi lascio il link qui sull'intervista del nostro Lorenzo a Gianfelice Facchetti di ieri, molto interessante, storia, ricordi, attualità, tantissimi contenuti da non perdere, per cui mi raccomando, guardate questa intervista, ascoltatela in podcast, noi ci rivediamo questo pomeriggio dalle 19:30 in live, sempre su Passione Inter.